E ben trovati, un attimo solo che mi porto in postazione. Adesso arriva anche il mio grande amico Francesco che si metterà un po' alla telecamera. E, Francesco, siamo già online, ho già fatto partire la diretta, vieni. Sì, vieni, ma così mi tieni un po' di compagnia, dai. Allora, oggi è un estemporaneo, una diretta in estemporanea, una diretta che chiaramente, come al solito, parlerà di cibo, di food e parlerà di cibo di grande qualità. Oggi parleremo di vaniglia. Perché di vaniglia? Perché il mio amico Alfonso Donnarumma, di Scafati, Salerno, che saluto caramente, è un importatore di vaniglia. Lui, conosciuto chiaramente sul web, ha detto: Francesco, mi piace il lavoro che stai facendo, ti voglio mandare una campionatura di vaniglia e vorrei che in qualche modo tu la utilizzassi nelle tue ricette. Io ti ringrazio tantissimo Alfonso e veramente sono entusiasta di questo bellissimo regalo che ho ricevuto. Allora, qui come potete vedere c'è il pacchetto che, come un bambino oggi, anziché aprire un videogames, aprirò un pacchetto contenente la vaniglia, quindi un unboxing come quelli che farebbe mia figlia, come quelli che guardano le mie bambine. Allora ragazzi, siete pronti? Francisco, siamo pronti? Che dici? Partiamo con questo unboxing, dai. Allora, innanzitutto taglierò queste buste che sono sempre un po' complesse ecco, facciamo prima, un po' più selvatici. Oh, fantastico. Ragazzi, che ve lo dico a fare? Già il profumo, adesso che ho aperto la busta, è qualcosa di fenomenale. Fenomenale. Dio santo. Bello. Allora, io adesso tra un po' avvicinerò la telecamera e come potete vedere, vabbè, qui c'è chiaramente il marchio di Alfonso, che è gusto di vaniglia, loro sono a Scafati, però tra un po', questa è una cosa che non vi voglio anticipare, però tra un po' li troverete anche sul mio sito internet, queste piccole chicche. Quindi sicuramente poi da questo bel rapporto così di conoscenza nascerà una cosa successiva. E niente, allora adesso avvicineremo la telecamera, vi faccio vedere come si apre un bacello di vaniglia, vi parlerò anche un po' di delle 3 varietà che mi sono arrivate. Vedo che addirittura c'è una super top quality, questa è la 18 cm, e poi c'è la 16 cm che è un po' più sottile. Adesso vi mostro le differenze tra le 3 vaniglie. In realtà ne sono 2 varietà diverse e c'è questa che è più sottile e più piccola. Allora, Francesco, mi vuoi fare la gentilezza di avvicinare la telecamera così... Sì, ok, perfetto. No, devi abbassare il tastino del gimbal, vedi? C'è un joystick al centro. Aspetta, Francesco, ti faccio vedere. Il bello della diretta, ragazzi, il bello della diretta. Noi qui abbiamo... Ok. Con questo praticamente si abbassa e si alza il... Ok? Va bene. Allora, ti puoi avvicinare così, non fa niente che non si vede la faccia, tanto ormai gli amici la conoscono bene la mia faccia, dai, gli amici mi perdoneranno se non mi vedono per qualche istante. Allora, questo è il vero e proprio unboxing, quindi andiamo a rimuovere qui la... Io voglio vedere se dal mio canale si riesce a vedere la diretta, addirittura qui dal computer. Eccolo qua, gusto di vaniglia. Allora, questa è praticamente la qualità superiore, 18 cm, superiore per gli standard italiani. Attenzione, mi è stato detto da Alfonso questo particolare, che noi italiani prediligiamo quella un po' più grassa, quella un po' più umida. In effetti è vero, anch'io psicologicamente sono tentato di dire che quella più grassottella, quella più cicciottella è sicuramente migliore. Invece no, mi è stato fatto notare da Alfonso questo particolare, che la vaniglia, quella un po' più cicciottella, un po' più grassa, è chiaramente più umida. Ragazzi, io la sto toccando a mani nude, è un'emozione unica perché è appiccicosa di oli essenziali, si sente proprio sotto le mani. Il profumo è qualcosa di inebriante, di meraviglioso. E,
questa è un'altra cosa particolare che mi è stata detta stamattina. Vedete ragazzi, non si finisce mai di imparare. La vaniglia non si conserva nella maniera più assoluta sotto vuoto, perché sotto vuoto ci possono essere dei fenoli, delle sostanze secondarie che si sviluppano e quindi va ad alterare il profumo e i sapori della vaniglia. Francesco, si vede bene questo miracolo della natura? Che bello, eh? Che bello ragazzi, è fenomenale, fenomenale. Quindi adesso invece apriamo quella più sottile che invece mi diceva Alfonso addirittura ha dei profumi ancora più sviluppati. Perché questo? Perché in pratica la vaniglia più sottile, chiaramente, ci dovremmo arrivare come dire, naturalmente a questa considerazione, la vaniglia più sottile è quella che ha sicuramente perso un po' l'acqua in eccesso, quindi automaticamente ha i profumi più concentrati. Eccola qui, io adesso sto aprendo un po' la busta selvaggiamente, ma poi dovrò trovare, perché altra cosa fondamentale che mi è stata detta sempre da Alfonso, che la vaniglia va conservata in carta oleata, quindi non in carta da forno, ma in carta oleata addirittura. Quindi proprio la carta, ecco, tipo questa, la carta cerata. Vi avvicino questa carta alla telecamera per farvela vedere. Vedete? Deve essere una carta parecchio spessa e una carta oleata, quindi non deve essere stretta, non deve essere avvolta in modo stretto. Vedete, qui ci sono gli oli essenziali nella carta e non va tenuta sotto vuoto, quindi ripeto questo concetto che è importantissimo, mi è stato detto dal tecnico. Poi considerate che Alfonso nelle nostre chiacchierate sul web mi ha chiaramente detto che lui ha un'esperienza decennale, lui ha vissuto in Madagascar, quindi conosce benissimo questa, ed è anche sposato con una signora del Madagascar, quindi conosce veramente bene questa realtà. Allora, adesso niente, andiamo ad aprire però, da buon italiano, andrò ad aprire un bacello di vaniglia di questi qua un po' più cicciottelli, quindi più conformi allo standard del piacere e del gusto italiano, e poi, come potete notare qui, come potete vedere, io ho preparato dello zucchero di canna e un contenitore di vetro vuoto. Ora, lo zucchero di canna mi servirà perché alla fine dell'apertura del bacello della vaniglia andrò a mettere praticamente la parte esterna, la parte coriacea, nello zucchero e quindi questo zucchero tra 15 giorni sarà aromatizzatissimo alla vaniglia. Invece la parte dei semini, quindi la parte della polpa, l'andrò a mettere in questo contenitore e chiaramente alla fine di questo video andrò a realizzare una crema pasticcera che con Francisco oggi pomeriggio assaggeremo con dei bignè fantastici, quindi con la vaniglia fatta espressa, con la crema pasticcera espressa con la vaniglia proveniente direttamente dal Madagascar. Ok, Francisco, io apro. Che dici? Sì. Vado? Che è arrivato il momento. Procedo. Sì. Allora, semplicemente andate ad incidere, vedete, stendete il bacello su un tagliere e andate ad incidere la vaniglia nel senso longitudinale con un coltellino ben affilato. Vedete? In questo modo, semplicemente in questo modo. Ok, abbiamo ottenuto praticamente due metà. Ora, che cosa dobbiamo fare? Ma veramente è un'operazione molto semplice, però è molto molto bella perché veramente vi dà la sensazione della naturalezza di questo prodotto. Andrete leggermente ad aprire un lato e con il lato liscio del coltello, quindi con la parte del coltellino esterna, andrò semplicemente a rimuovere, prima da un lato, vedete che miracolo? Prima da un lato e appoggiamo nel nostro contenitore e poi dall'altro lato il contenuto del bacello. Ragazzi, sono felicissimo come un bambino, che ne so, che riceve un giocattolo direttamente da Babbo Natale a Natale, quindi neanche da mamma e papà, ma direttamente da Babbo Natale. Ho conosciuto Babbo Natale. Ok, allora questo che è profumatissimo, che veramente, chiaramente contiene tutti gli oli, vedete i semini della vaniglia e l'olio essenziale sulle mani, io adesso lo andrò a mettere nello zucchero di canna grezzo, che io prediligo rispetto allo zucchero tradizionale semolato
Ok, allora, questa è la vaniglia, la parte interna della vaniglia, e questo è il bacello esterno che andremo a utilizzare come aromatizzatore. Allora ragazzi, Francesco, se ti vuoi riportare indietro con la telecamera ti ringrazio, così saluto gli amici, però volevo approfittare anche per un'altra cosa. Franci, aspetta, forse scusami se ti faccio fare... Madò, che dolcezza, che fantastica cosa ragazzi, che fantastica cosa. Però mi devo pulire un attimo le mani in diretta perché voglio ringraziare anche la mia amica Sonia Re dell'associazione. Allora, lo dico di nuovo così almeno sono un attimo un po' più serio adesso, torno nel personaggio. Dovete sapere che da pochissimo tempo sono diventato un referente per l'associazione professionisti cuochi italiani sulla provincia di Foggia e questa è una grandissima novità nella mia vita. Purtroppo il Covid non ci ha dato troppe possibilità di movimento, quindi insomma la delegazione ancora non parte per bene, ma questa è una cosa temporanea. Come benvenuto, la mia amica direttrice Sonia Re mi ha regalato l'uscita, diciamo, la pubblicazione di una mia ricetta su questa rivista, adesso, che è praticamente la rivista ufficiale dell'associazione professionisti cuochi italiani. Si chiama L'arte in cucina primavera 2021. Io ho fatto una ricetta, adesso Francisco si avvicinerà con la telecamera, vi farò vedere. Vedete, questa è la rivista e questa è la mia ricetta. Vediamo se si riesce a inquadrare la fotografia qui sotto. Si vede bene? L'ho voluta chiamare, siccome spesso si fanno ricette di carne e di pesce, io l'ho voluta chiamare né carne né pesce. In effetti è una parmigiana diversa, una parmigiana scomposta, fatta con diversi ingredienti, gli ingredienti tipici della parmigiana, però è stata rivisitata nell'aspetto, ma vi assicuro veramente molto molto gustosa. Però diciamo il senso di tutto questo non è neanche mostrarvi la mia ricetta perché non mi piace pavoneggiarmi, ma volevo ringraziare in diretta la mia amica Sonia Re di Milano che sicuramente ci sta guardando e vabbè niente, ci tenevo a farlo, è una cosa che veramente mi premeva. Allora ragazzi, io vi saluto e vi do l'appuntamento per domani per la diretta che regolarmente faccio il sabato mattina attorno alle 10-11 del mattino, quindi non c'è un appuntamento fisso perché purtroppo e per fortuna la natura non può essere come dire, messa in un calendario, perché io mi reco tutti i sabato mattina ormai da 4 settimane in campagna per fare la raccolta spontanea delle erbe della capitanata, della provincia di Foggia. Domani quasi sicuramente andremo a raccogliere la rughetta selvatica, quindi la rucola. Con la rucola possiamo fare il pesto, possiamo fare la pasta con la rucola e le patate come la bandiera tipica della provincia di Foggia. Insomma Francisco, avremo da mangiare, Francisco, questa È buona. ottima cosa. Fatto da te. Grazie Francisco, dai. Allora ragazzi vi saluto e vi aspetto per la diretta di domani, mi raccomando non mancate, condividete questa bella esperienza con i vostri amici, se volete iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, visitate il mio sito internet www.chefpagnello.it e che dirvi, vogliamoci bene, tutto passerà e tutto tornerà meglio di prima. Ciao di nuovo ragazzi, arrivederci e grazie Alfonso di Donnarumma, grazie mille, veramente grazie Alfonso.